Buongiorno e benvenuto tornato sul mio canale, io sono Angi e noi oggi ti portiamo alla scoperta della Ducati Multistrada V4S 2025. Ringraziamo Piero Sellini che ci ha dato direttamente questa splendida creatura. Certo, poi nel video vedrete anche la comparativa con la Multistrada V2S 2025. E allora, nell'introduzione di questo video, dove parleremo proprio di lei, dall'onboard direttamente, e poi faremo una bella chiacchierata con Salva. Vi ricordo che c'è anche Ania. Multistrada V4S 2025, ragazzi, questo è, dobbiamo trarre il massimo da questa giornata grazie a Osellini, Piero Sellini di Piacenza, che vecchio amico che conosciamo da tanto tempo, ci ha dato questa possibilità di provarle per tutto il giorno la V4S 2025. Allora, voi sapete, rispetto alla mia V4, cioè la 2021, per chi non lo sa, per chi mi vede per la prima volta, buongiorno ragazzi, sono Angi, ci sono tante recensioni, tanti video sul mio canale, vi invito a registrarvi, lasciare un like. Allora, io questa moto la conosco bene, per chi non mi ha mai visto, 25.000 km con la V4 normale. Ho già detto di iscrivermi, sì. Ah, iscrivetevi, sì, iscrivetevi nel canale. Dove siamo, ragazzi? Per chi ha già visto i miei video, stiamo arrivando da Bobbio, ma da Genovesi è strano perché lo stiamo facendo dalla parte di Piacenza, quindi siamo nel Piacentino, stiamo arrivando a Bobbio e dovrei raccontarvi un pochino quali sono le differenze che sento fra una 2025 bianca, bella, mi piace, non sono abituato a vedere tutto questa luce anche in questa giornata uggiosa. La 2025 adesso noi in teoria stiamo trotterellando e stiamo andando con un bicilindrico. Effettivamente vibra un po' di più, ma vibrazioni piacevoli, ragazzi. La cassamoto è veramente isolata e si sente proprio poco arrivare al vostro sedere o alle vostre pedane o al vostro manubrio, si sente poco. Come vi ho già detto nel breve assaggio che c'è stato con la 2025, ho già avuto un breve contatto con lei. Sotto i 4.000 giri a gas costante la moto va a 2 cilindri per farla consumare un pochino meno, e non posso, adesso noi abbiamo azzerato i trip all'inizio del giro e vi dirò poi secondo me così indicativamente se consuma un po' meno rispetto alla precedente generazione. È cambiato anche il monoammortizzatore, la forcella, ha il Vehicle Observer, cioè questi 70 sensori virtuali come ha la Panigale, che dovrebbero servire a fare intervenire i controlli in maniera più predittiva e più puntuale e precisa. E da quello che sento è cambiato anche il monoammortizzatore, perché ha la possibilità di avere l'abbassatore automatico come altri competitor. Sotto i 10 km/h si abbassa automaticamente, teoricamente lo fa solo di 8 mm, praticamente va a zero la precarica, non si abbassa anche la forcella come fa per esempio il GS, che si abbassa tutta la cassamoto. Il bilanciamento è sempre, si sente ancora di più per me, perché vengo da una moto che ha le gomme che sono un po' finite, e adesso una cosa che mi interessa tantissimo sarà provare poi ad agire sul freno motore, perché questa ha il freno motore che è regolabile. Io sinceramente, se vi devo dire che questa quando va a 2, e cioè in tutte queste frangenti tipo ora che sto parzializzando leggermente il gas, sto proprio sfiorando, se vi dovessi dire che la sento più forse arriva un filo più di vibrazione al manubrio, ecco, quando sta girando a 2 cilindri, ma non la sento per niente più irregolare. Non è vero che è più irregolare, non è più irregolare, anzi, io come la prima volta ho provato la 2025 vi confermo che secondo me è un po' più regolare invece della mia, non è vero che è più irregolare, e riprende comunque dai 2500 giri senza alcun problema. Le vibrazioni che voi state vedendo forse sul cupolino io non le sto percependo, non sento nulla di particolare.
sento l'ammortizzatore posteriore, il monoammortizzatore lo sento un po' meno secco. Cruise control adattivo, che per me è una novità, come state vedendo l'ho impostato a 90 km/h e mi avvisa che ci ha superato, hai visto? Eccolo qua. Figata! Guarda come tocco bene! Gli stacchi dall'asfalto con le sospensioni in comfort non si sentono più, cioè non si sente più praticamente lo stacco dell'asfalto. Fantastico, fantastico, veramente tanta differenza. E guardate che arriva salva. E l'agilità della V4 è incredibile, come si avvita su se stessa, sembra proprio che si avviti su se stessa, ha una neutralità impressionante e vi trasmette una confidenza incredibile. Somme della V4 le possiamo già tirare. Prima di iniziare un po' a parlare di lei, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. Queste recensioni sono belle, divertenti, ma comunque è un grande impegno per noi farle. Dico per noi perché oggi non siamo soli. Partiamo un po' dalle differenze della V4S 2025 con la 2021, perché è un'evoluzione, non è una rivoluzione chiaramente. La cosa che balza subito all'occhio quando si parte è sicuramente il sistema di sospensioni completamente cambiato. Sapete che la Forcella ha un sensore che rileva bump detection, che serve per preparare la sospensione posteriore a far lavorare l'idraulica in preparazione del colpo che gli arriverà, e posso dirvi che la differenza con la 2021 c'è, si sente, è netta. E la cosa molto bella è il fatto che i riding mode siano slegati da i riding mode delle sospensioni, quindi voi potete viaggiare in comfort, in dynamic o in low grip, che è quella più sfrenata. Il sistema di frenata anche combinato rear to front in condizioni difficili come quelle che abbiamo incontrato oggi sul Passo del Penice lavora molto bene, perché voi con il freno posteriore potete gestire completamente l'ingresso in curva. E se è vero che il freno posteriore, aumentato nella dimensione del diametro del disco, è maggiore, non frena tantissimo, però vi aiuta il fatto che trasferisca un po' di potenza frenante al freno anteriore. Il freno anteriore che invece rimane invariato, stilema, dischi da 330, tutto come prima. Il sound, confermo, migliorato, anche e non solo quando si fa respirare il motore sopra i 6.000 giri, suona meglio. È più presente, è più piacevole, quindi in ogni contesto della guida. Ha guadagnato parecchio sia in touring, quindi quando siete con un passeggero, perché proprio le sconnessioni, e ne abbiamo incontrate molte su queste strade provinciali, si sentono molto meno ed è molto piacevole. Anche il cambio ha fatto un piccolo passo avanti, ora lo potete usare, è più predittivo, nel senso che avete meno cambiate diverse una con l'altra, la potete usare veramente il cambio, il quick shift lo potete usare a salire e a scendere praticamente dai 2500 giri sempre. C'è troppo freddo, ragazzi, dobbiamo andarcene, stava meglio in moto. La V2 la facciamo dall'altra parte, più giù a valle. Salva, lui l'avete già visto
in un video, perché lui ha portato sul canale la street. Vieni un po' più in qua perché qua non ti vedono. Allora, lui è venuto con noi oggi, dico con noi perché non siamo soltanto noi due, c'è ovviamente anche Ania che ha fatto il passeggero sia sulla V4 che sulla V2. Allora ragazzi, intanto iscrivetevi al canale perché altrimenti questi video qua non li potrete più vedere così facilmente, perché noi oggi siamo venuti a Piacenza dal nostro amico Piero Osellini, che ci ha concesso per tutto il giorno queste due belle moto, splendide moto, versione V4 aggiornata 2025, di attivazione estesa, quindi i cilindri posteriori si spengono per la temperatura, per l'economia di funzionamento, per i consumi, frenata integrale, ripartizione. Non so se hai fatto provato caso. il posteriore. Ciao a tutti, ho provato Ti il sei accorto posteriore. che trasferisce? No. Io avevo letto sta cosa e ci ho anche fatto caso, ma non mi sono accorto. Non ti sei E accorto? io li uso tutti e due i freni. Io invece me ne sono accorto perché la mia non ce l'ha e ho sentito la frenata un po' diversa. Facciamo un attimo un piccolo recap fra le due moto, quindi di attivazione 170 cavalli per chi non conosce la V4, 4 cilindri a V. Di ciclistica è cambiato il pivot che è 1 millimetro più su. Poi c'è la versione con i cerchi forgiati che prima non c'era. Questa non ha i cerchi forgiati, quindi ha i cerchi, fortunatamente, perché almeno la proviamo a parità. Lui ha provato la 2021, gliel'ho fatta provare ieri apposta per questa prova, quindi ha provato la mia. La V2 io l'avevo già provata in un'occasione recente del video che è stato fatto recentemente, ma oggi ragazzi abbiamo fatto Penice, Bobbio, pioggia. Sì, diciamo in un clima non semplicissimo, No, però poi abbiamo anche preso, sull'asciutto poi ragazzi. per adesso- fortuna alla fine un po' di asciutto l'abbiamo preso, 2 belle curve ce le siamo fatte. Sì, ce le siamo fatte a moto invertite, senza passeggero, col passeggero, quello che vedrete come on board, perdonateci ragazzi, ma abbiamo dovuto trarre il massimo dalla giornata. Per quanto riguardava la guida, io preferisco potervi dare, noi abbiamo preferito potervi dare queste sensazioni dopo che le abbiamo guidate il più tempo possibile nei momenti in cui non pioveva. Allora, io ti faccio subito una domanda che gli ho già fatto in realtà poche ore fa a pranzo, ma te la rifaccio ora dopo che abbiamo guidato ancora. Butto lì le chiavi sul tavolo e ti dico andiamo a farci un giro, cosa prendi? Allora, Ragazzi, è una domanda E difficile. io ti avevo detto V2, ma non è in modo facile. Adesso sei sceso, non me lo ricordo neanche. Adesso sei sceso dalla V4. Poi ho preso la V4 e ho di nuovo cambiato idea, quindi non lo so. Allora, intanto forse è il caso di fare un minimo di background mio. Sì. Perché allora tu oggi mi hai fatto una trappola pazzesca, perché sai che io, allora questo non è il mio settore di moto, vengo da tutt'altro genere, Sì, e sono il contrario di un ducatista, Sì. quindi ero con 1000 mani avanti, non con 2. Però questa giornata obiettivamente ha stravolto tutti i miei concetti Perché ve lo spiego un attimo, a lui non piacciono le bicilindriche, non gli piace il fatto che vibrino, non gli piace il fatto che non sono fruibili come un 3 o un 4. Sì, ma più che altro l'elasticità, la lunga. Cosa ne pensi dell'elasticità che ha questa? Ne ha, cioè sembra quasi paranormale, non so che lavoro hanno fatto di Quinta, sesta, di centralina. Le quinta e sesta le puoi tenere a 50. Mi dimentico della marcia che ho proprio, non è assurdo. Infatti avevo scelto inizialmente questa perché... Comunque ci tolto quel sta, siamo problema. ragazzi vicino a un parchetto giochi, ci sono dei bambini che giocano perché queste qua sono... E noi, quelli lì siamo noi più grandi con i nostri giochi. Sono due fan bike, cioè sono turismo, ma cioè, dimmi da 0 a 10 quanto ti ha divertito lei? 9, almeno 9. Questa in questi pezzi di curve più con l'asfalto asciutto e più pulite, più veloci? 9 meno, ma siamo sempre lì. Allora, questa qua è più... allora, tutti e due ci siamo confrontati Sì. già prima, abbiamo detto è un po' meno qualcosa, però non siamo riusciti a dire cosa. È un po' più perché- ignorante. Ignorante, Sembra un po' più è la parola ignorante. che è uscita fuori, perché ti permette, cioè, forse è una convinzione psicologica, Adesso non lo con so. la sella bassa, in posizione bassa, ti senti più... Cioè anche la percezione della dimensione più piccola.
Quello aiuta comunque meno peso, in curva sei più, cioè puoi fare ancora tante cose, correggere, magari pensi che ti possa permettere anche qualche errore e quindi ti butti Però- dentro, spigoli, Però anche con questa qua... però poi prendi quella e dici questa qua pesa e tutto, pesa, è vero, però poi quando guidi quella dice la stessa cosa. Io sono sicuro che uno con più manico con questa ci fa quello che vuole, esattamente come posso fare io con questa. Differenza per quello che abbiamo potuto, ragazzi. Questa ha le stilema, quella lì ha delle vecchie pinze Brembo, le monoblocco, che aveva l'ipermotard, quindi parliamo di anni fa. Differenza di frenata, cambio, Per me qualunque cosa è... le usate sempre così. con quei shift tu. Sì, allora io a scendere è la prima volta che l'ho usata la tua ieri col blipper e all'inizio ho dovuto forzarmi, all'inizio ho detto ma non si guida così una moto, non è giusto buttare le marce in giù così e oggi invece... Io ho notato che perso questa, l'inibizione. io ho notato che questa, non so se tu l'hai fatto perché non so quanto l'hai usata col blipper, a scendere, ogni tanto spinge in avanti, adesso te la farò Un pochino. protezione aerodinamica peggio, Sì, chiaro. Peggio. Un po' peggio. peggio, si sentono più frusci, più aria che ti arriva un po' dappertutto, Sento, sono d'accordo, ma non così ti drastica stanchi la di, cosa. di più. Invece le sospensioni, l'ho detto già nella recensione della V2, trovo, a te infatti non piacciono in comfort Ecco, l'unico il comfort che non mi è piaciuto. perché rimbalza. Fa qualcosa che sento che non dovrebbe Io fare. sento che mantiene il contatto con la strada, però è più Arriva rimbalzosa, sì. Quello che tu ti aspetti prima Sì. te lo rimanda dopo. Questa invece fa un lavoro impressionante secondo me, perché l'abbiamo usata prima a scendere dal Penice in una strada provinciale, abbiamo preso una provinciale che era distrutta, l'ho messa in low grip, che sarebbe adesso il super comfort che c'è, cioè sembrava di passare, cioè anche lei dietro, Ania, vedeva la strada distrutta, senti il rumore della moto che è, ma sembrava di andare su un tappeto. Ecco, io invece con questo ero molto in difficoltà in quella strada lì, ero Sì. teso, poi c'era freddo, poi avevo paura anche del ghiaccio. Io lì zero. Io lì ero proprio sulle uova, Io avevo lì paura, andavo- ma forse è un limite mio. No, con questa andavo uguale, come se fossi stato sull'asfalto. Non dico sull'asfalto perfetto, ma cioè la differenza se prendiamo questa 28.000 travel e radar e questa, anche lei va paragonata ovviamente con le borse laterali, quindi non questa versione da 19,3 più o meno, ma da 20 e passa con le borse laterali, gli 8.000 euro di differenza si sentono. Sì, si sente, si percepisce anche tutto Non quanto. sapresti definire cosa. Però è quello il È un punto, po' che non tutto. sai, perché comunque qui non ti manca niente. Cioè, sì che sei su quella e dici, beh sì, però il motore ti Sì. fa star bene, ti viene il sorriso quando ce l'hai. Poi scendi, prendi questa e dici, ma però, cioè, non mi manca niente. Hai notato tu la deattivazione quando scendi sotto i 4.000 giri? Hai notato niente di strano? No, mi hai detto che si attivano solo due cilindri, ho provato a farlo e ho sentito un pochino, però è un po' rumore, È ma rumore, ma vi dico io non c'è che- uno stacco. No, non si sente, lo stacco non si sente. Quello che si nota è che sui bassissimi vibra, ma tu questo non lo puoi sapere perché non l'hai provata così tante volte la mia. Le vecchie versioni vibrano un po' meno a bassissimi giri, questa vibra un po' di più, ma vedremo poi dopo a fine giro, vi darò poi il report. Il consumo di questa comunque è migliorato perché non consuma quanto consuma la mia effettivamente. Questa siamo adesso a 20 a litro indicati, questa eravamo mi sembra sui 16 e mezzo. Considerazione sulle sospensioni l'abbiamo fatte, il cambio, io il cambio trovo questo più rapido, più che sembra quasi che delle volte sembra seamless. Questo è un po' più secco, mi piace come sensazione sul pedale più questa, vorrei come velocità la velocità di questa, non so tu se sei d'accordo. Sì, sono tutti e due straottimi cambi, veramente velocità sì, forse magari questa qua è un po' più, più veloce. è più precisa, è più Sì. però voglio dire siamo cioè, più morbido di una cosa del genere, penso che non ti accorgi di aver messo la marcia. Questo non è morbido, cioè questo è morbido l'effetto che ha, vero?
Sì, cioè come entra la marcia è perfetta. Proprio È più secco. sì, è un orologio che funziona perfettamente, non so come dire, tutto ben sincronizzato. Io direi che facciamo adesso abbiamo ancora il rientro e abbiamo ancora un po' di statale veloce, non so se faremo anche un pezzo di autostrada magari. Forse le conclusioni le possiamo proprio tirare magari nella concessionaria. Vediamo ancora di fare un po' di strada, quasi quasi io adesso riprenderei un attimo lei. Ci concentriamo secondo me ancora sul passeggero, perché il passeggero secondo me, visto che sul lato guida può sentire ovviamente molto poco, sente più che altro le sospensioni, può dire adesso che fa ancora una mezz'oretta su questa quanto effettivamente cambia per un passeggero, perché la sella per esempio, altra cosa che a me sembrava molto dura, invece devo dire che io mi trovo bene, ha uno schiumato sostenuto ma lo trovo buono. Poi chiederemo anche ad Ania quanto le cambia, ovviamente questa qua abbiamo fatto mettere il bauletto per portarci l'attrezzatura oggi. Facciamo la chiusura in concessionaria, magari davanti a due moto pulite. Dal mio punto di vista esterno al marchio ho un po' di cose da dire, nel senso se possono essere utili come punto di vista, ecco. Vuoi dirlo adesso? Come vuoi. Tanto non lo tagliamo questo. Vabbè, tanto poi semmai ce lo metti dopo. No, io sono costretto purtroppo a dire che allora questa moto per me c'è qualcosa di paranormale secondo me, perché io non riesco a capire come sia possibile un bilanciamento, una facilità di guida con un peso del genere. Quando ci sali da fermo lui non è abituato e fa fatica a fare le manovre. A gestire un peso del genere per me è assurdo, è assurdo. Questa chiaramente non hai... No, no. Questa no, meno, però io sono basso, magari c'è un po' di fatica, però poi con la sella giù, basta, finito, è come, non dico come sulla mia che è un po' più, è una naked, però queste qua sono le cose più turistiche che ho mai usato in vita mia. Io mi immaginavo qualcosa di diverso dalla moto sportiva, però io poi a un certo punto con le lacrime ho dovuto ammettere, ma io vado più, cioè io con la mia non riesco a fare certe cose che ho fatto oggi con questa insicurezza. Allora, prima era, cioè, noi abbiamo trovato umido all'inizio e il discorso mio era che sicurezza mi dà sta moto, anche in queste condizioni. Questa un po' meno. Questa poco questa meno. un po' meno poco perché meno. senti il manubrio lo senti sempre quasi un po' più leggero, un po' Sì, meno... però va dove vuoi tu, lo metti... Sì. Millimetricamente. Sembra di scavare proprio l'asfalto. Sì, questa sta un lì. po' meno. Ragazzi, facciamo il rientro e proprio le conclusioni. Quale compri? Alla fine, me lo dici alla fine. Non dirmelo ora. Non lo so. Non posso dire ancora. E poi chiediamo ad Ania anche su quale si trova meglio. Anche se io ho già un'idea precisa su quale si trova meglio. Ciao ragazzi, a dopo.